Il viandante che, uscendo dal centro di Varese, si diriga verso Levante percorrendo via Dandolo o via Bernardino Luini, vede venirgli incontro in tutto il suo splendore la chiesetta della Madonnina in Prato, dedicata alla Natività di Maria. Oggi la si intravede a malapena, soffocata dai palazzi e dalle automobili, ma in passato faceva da splendido fondale allo stradone di San Martino, chiamato anche Vialone della Madonnina, l'odierna via Dandolo, che fiancheggiato da imponenti platani era il luogo eletto dai varesini per il loro passeggio. Venne edificata probabilmente intorno alla metà del 1400, su pianta trilobata a croce greca, all'ingresso meridionale della castellanza di Biumo Inferiore, sopra una più antica cappella dedicata alla Vergine, nelle forme riecheggianti quelle del santuario di Santa Maria del Monte, e più volte ampliata e rimaneggiata, assunse l'attuale aspetto a schema longitudinale a croce latina e venne completata con la splendida facciata nella seconda metà del Seicento. All'epoca della sua costruzione, Biumo Inferiore era una delle castellanze di Varese e si trovava ben isolata dal borgo, in aperta campagna. Così la chiesa prese il nome di Madonnina in Prato o in Campagna, che ha conservato fino ad oggi, nonostante i prati al suo intorno siano completamente scomparsi. La facciata in pietra arenaria di Vigiù, realizzata tra il 1678 e il 1686 su progetto di un architetto anonimo, si sviluppa su due ordini. Quello inferiore, costituito da un ampio porticato con motivo a serliana ed apertura ad arco a pieno centro, sostenuto da due poderosi telamoni. Protegge il bel portale d'ingresso, sormontato da una lunetta con cornice dipinta ad imitazione stucco, affrescata con una mediocre deposizione di autore ignoto. L'ordine superiore, scandito da 4 lesene ornate da raffinati capitelli legati da nastri e mazzi di fiori. Al centro uno splendido finestrone con balaustra a balconcino, affiancato da 2 riquadri sfondati, in origine colorati in ocra rosato, sormontato da un medaglione terminante a testa d'angelo, ornato alla base con festoni di frutta. Ai lati del finestrone 2 nicchie con le statue di San Giuseppe e San Gioacchino. Sopra il frontone una imponente balaustra con le statue di 2 angeli, 2 vasi e sul colmo la statua della Vergine. Dietro il frontone il tiburio ottagonale che maschera con le sue 8 facce con altrettante finestrelle rotonde il profilo curvilineo della cupola. Il piccolo campanile che sorge sul lato settentrionale, ben intonato alla costruzione e concluso con eleganti cadenze barocchette, fu disegnato ed innalzato nelle forme attuali dal capomastro Giovanni Antonio Speroni nel 1722. L'interno è ad una navata voltata a botte, con 2 cappelle semicircolari alle estremità del transetto, sovrastato dalla bella cupola. Prende luce dal finestrone della facciata, da 2 finestre laterali e dai 7 oculi aperti nella cupola. Le pareti e la volta della breve navata
sono completamente affrescate con decorazioni architettoniche settecentesche, forse dei fratelli Giovannini, quadraturisti varesini. Sopra il portichetto dell'ingresso la galleria o matroneo, che un tempo ospitava la cantoria, delimitata da una balaustra dipinta in finta pietra, con al centro una finta lastra di marmo verde, con l'iscrizione della dedicazione della chiesa. Nel presbiterio, prolungato nella forma attuale tra il 1726 e il 1730, a destra l'accesso alla sacrestia, ampliata nel 1742. A sinistra quello al campanile. Nel mezzo del presbiterio il piccolo ma elegante altare maggiore, di gusto neoclassico, in marmo policromo, oggi privo delle due statue laterali degli angeli, rubate nel gennaio del 1994. Con al centro un tempietto sostenuto da colonnine, culminante con un piccolo Cristo Redentore, che protegge la raffinata statua in marmo bianco di Carrara della Vergine. Nel transetto di sinistra la cappella detta dei Re Magi, per il grande quadro del Procaccini che li raffigurava, poi collocato nella chiesa parrocchiale. Oggi ospita, al centro di un bell'altare ligneo dipinto da Antonio Busca, racchiuso in una leziosa cornice novecentesca in stucco disegnata dal Pogliaghi, un delizioso affresco quattrocentesco di autore ignoto, raffigurante una Madonna in trono con bambino di fine gusto tardo gotico, forse un frammento delle pitture che ornavano il primitivo tempio. Alle pareti della cappella affreschi del Busca, databili al 1666, raffiguranti la strage degli innocenti. Nel catino dell'abside, in un cielo aperto tra nuvole, una gloria di angeli e cherubini. Nel transetto di destra la cappella di San Carlo, raffigurato sopra il bell'altare ligneo nella grande pala dipinta da Giovanni Francesco Lampugnani, che nel 1619 affrescò anche le lesene e le pareti della cappella con scene della vita del santo. L'attentato del Farina, San Carlo che visita gli appestati, il santo in visita pastorale, l'urna del santo portata in processione. Nel catino dell'abside, sempre per mano del Lampugnani, la gloria di San Carlo, tra figure di apostoli, dottori e padri della Chiesa. Sui pilastri che fiancheggiano il presbiterio e le cappelle laterali, i 4 martiri della Legione Tebea, affrescati da un pittore anonimo a grandezza naturale. A sinistra San Maurizio e San Vittore. A destra San Defendente e Sant'Alessandro. Sulle pareti del presbiterio pitture a fresco forse attribuibili a Giacomo Pallavicini, raffiguranti una Natività della Vergine, i profeti Daniele e Isaia sulle pareti absidali, figure di angeli e cherubini sul soffitto. Nel catino dell'abside una finta lucerna con l'emblema di Dio Padre, contornata da maestose decorazioni architettoniche, forse dei Giovannini. Nella cupola, affrescata dal Busca nel 1667, la Assunzione di Maria Vergine al cielo e nei suoi pennacchi, sempre per mano del Busca, le monumentali figure dei 4 evangelisti. Oggi non ci sono più prati attorno alla chiesetta della Madonnina, che è divenuta suo malgrado lo spartitraffico di una incessante processione di automobili che l'assediano da ogni lato.
Ma lei, tornata agli antichi splendori dopo i sapienti restauri eseguiti sul finire del secolo scorso, resta un importante punto di riferimento per chi si trova a passare dalle sue parti. Una piccola oasi di pace, per una pausa di raccoglimento e di preghiera.